Lavoriamo insieme da quasi 2 annetti. Vedere due sorelle pizzaiole non è tanto facile, no? Farine che sto utilizzando. Come prima cosa aspettiamo che si amalgami bene. Adesso vado in modalità un pochino più veloce. No, ma una pizzaiola donna, ma che strano, ma come mai? Comunque l'idratazione è alta. Eccolo qua. I miei muscoli. Mi piace che mollo. È una bufala. Punto artistica. Picchi. Con gli uomini comunque io e lei alla fine sono 2 anni che siamo sole. Lavorano benissimo. Lavoriamo insieme da quasi 2 annetti. 3 Quasi 3, quest'anno 3. Per quanto riguarda ad esempio gli impasti, di quello sì mi occupo io, non mi fermerò mai. Sarà un continuo studio. Anche i miei impasti continueranno a crescere, ad evolvere. Lei ha delle qualità per quanto riguarda la scelta degli ingredienti, magari gli abbinamenti, ha molta fantasia e ci becca sempre. Noi abbiamo una frase di solito che ci accomuna, ossia dove non arrivi tu arrivo io e dove non arrivo io arrivi tu. C'è anche da dire la pulizia, nel senso io sono maniacale sulla pulizia, i panni, quello non va mai a mancare anche. No, quello no. Da strati è troppo, a noi non piace. Ok, vai! In questo palchetto fanno proprio vedere gli spettacoli, ogni sera c'è uno spettacolo diverso, poi magari ogni tanto ci sono serate karaoke, proprio cose particolari. Purtroppo io me li perdo, però poi mi guardo i video che fanno a fine serata. Le nostre pizze la domenica, allora nel privé escono in un certo modo, invece durante il giorno escono di là, da quel chioschetto là. Le prepariamo al momento, escono e vengono servite da lì. Qua vengono anche persone da fuori, non sono dell'Italia in sé, e quello ti dà delle opportunità. Sì, perché noi in realtà siamo molto cariche. Andiamo. Siamo molto cariche, energiche, gridiamo tutto il tempo per dare energia anche a tutti quanti. Di solito gridano in cucina e si tirano coltelli, invece qua gridiamo in modo per ridere. Come si dice, lavora, fai quello che ti piace e non lavorerai mai un giorno, no? Cioè alla fine il motto è sempre quello. Sì, devo dire che vedere due sorelle pizzaiole non è tanto facile, no? No, non è facile. Penso che per ora siamo anche le uniche. Vado a prendere la mia farina principale, perché in realtà poi qua facciamo un mix. Stavo provando un blend che in realtà sto studiando da 1 anno ormai e mezzo, da un sacco di tempo già è passato, e ogni volta vado ad aggiungerci qualcosa, nel senso a livello di percentuale delle farine non ho più cambiato nulla, perché secondo me ho proprio trovato la percentuale ottimale, però invece vado a cambiare più in fase meccanica, quindi in fase di impastamento. È una cosa che io adoro e secondo me è la cosa ancora principale rispetto alla percentuale delle farine. Però proprio il tipo di farina non va così tanto a cambiare come lo è il procedimento, cioè proprio il procedimento che trasforma la pizza. Io volendo posso usare solo un tipo di farina, fare un impasto semplicissimo, ma con il procedimento che posso andare ad utilizzare, che appunto ho studiato in maniera accurata, posso avere un impasto che non è semplice per nulla. Qui adesso vi faccio vedere più o meno le farine che sto utilizzando. Questa è la principale, quella che proprio mi va a dare corpo a quello che è la pizza, perché il resto andrà a dare croccantezza, leggerezza soprattutto, e mi andrà a dare più che altro quel tocco particolare che piace a me, ovvero di una pizza comunque un po' più rustica, non una pizza proprio classica. Allora, qua c'è il sale, qua invece c'è lo zucchero, che poi giustamente andrà a mettere qui, e invece qua c'è l'olio. E questo servirà per misurarlo, ovviamente. Voilà. Allora, in questo momento di questa qua sono 7 kg, però solitamente il mio impasto è sempre intorno ai 18 totale, ovviamente insieme alle altre farine. Sì, ma ne faccio anche 2 o 3 perché...
soprattutto in servizio, a volte non riesco neanche a dire una parola, quindi arrivano, ciao Silvia, così, va bene, torno dopo, tranquilla. Cioè gli altri piangono magari per la tristezza del lavoro, invece io è il contrario, cioè da quanto ridiamo insieme proprio le lacrime. Infatti Bellissimo. arrivo a casa proprio soddisfatta pienamente. Qui abbiamo, come dicevo prima, la farina principale, la andiamo a mettere. Voilà. Poi a seguire questa qua, che è una semola, che non è rimacinata, perché io amo proprio dare quel tocco che è più ruzzico, ecco, non fino. Poi vado ad aggiungere questa qua, che in realtà è una Manitoba, e poi quella parte cruscale che vi dicevo che mi aiuterà a dar gusto, quindi a fare una cosa un pochettino diversa, senza però andare magari ad appesantire, perché comunque la crusca non essendo farina raffinata in sé, se io mangiassi magari, facessi proprio solo un impasto integrale, comunque di primo impatto sarebbe più pesante, ok? Quindi comunque proprio il gusto è diverso, mentre questo invece mi permette di dare un gusto, però al contempo di mantenere una leggerezza che ha di impatto, quindi mangiandola comunque rimane leggera. Adesso vado a prendere l'acqua. E invece io tolgo tutto perché sono maniacale dell'ordine con la pulizia. Su una cosa litighiamo, su questi. Perché io mi seleziono dei panni di un certo colore, infatti io ce li ho leopardati, eccetera. Lei prende i miei e litighiamo sempre per i panni. Ok, vado a mettere l'acqua più fredda possibile e aggiungo il ghiaccio. Il ghiaccio non ne aggiungo tantissimo, o meglio, ogni 5 litri gliene aggiungo giusto un po', perché voglio che l'acqua si vada a raffreddare ma non tenendomi il ghiaccio. Ok, quindi deve arrivare a una temperatura che comunque non è eccessivamente bassa, perché lì sento che me lo va ad irrigidire troppo, quindi io devo riuscire a trovare una via di mezzo. Ok, quindi aspetto giusto un pochino, vado a girare man mano che il ghiaccio si sciolga, poi ovviamente se rimane qualche pezzettino, cioè non è un problema, e vado a versare come prima cosa. Ok, adesso inizio a girare, perché intanto vedo, anche lì vado a vedere quanta acqua mi trattiene, perché un giorno piove, un giorno fa freddo, soprattutto adesso, perché un giorno, sono tutti i giorni diversi, non so se c'è il sole, un giorno è caldo, il giorno dopo fa freddo, la notte congeli, e quindi vado ad aggiungerne man mano. Giro sempre intorno alla percentuale del 75%. Ho una percentuale però non sempre la stessa. Se c'è stata una settimana che piove, la farina mi arriverà sicuramente più umida, anche se io qua l'ho tenuta nello stesso posto, nella stessa temperatura, la farina comunque cambierà sicuro, e faccio anche attenzione a queste cose qua. Io amo proprio giocare su queste cose. Ok, vado ad aggiungere l'acqua più o meno ad una percentuale del 60% prima di aggiungere tutti gli altri ingredienti. Vado a fare quello che è un'autolisi di qualche ora, solitamente giro a 6 ore. Poi ovviamente non è sempre lo stesso, perché come ho detto molte cose cambiano, però il risultato deve essere lo stesso. Lasciamo adesso poi qualche ora e poi dopo vi porto con me per farvi vedere come aggiungo il restante degli ingredienti. Adesso qui aspettiamo che si amalgami bene e la teniamo ferma. Questa è più da panetteria, sì. Diciamo che io è la prima volta in cui mi trovo comunque in un posto dove utilizzo questa, quindi all'inizio ho dovuto un po' conoscerla. Hanno fatto amicizia comunque. Sì, abbiamo fatto amicizia, abbiamo iniziato pian piano a capirci, saranno passati 6 minuti e non di più, quindi è una cosa abbastanza veloce. Ok, vado a fermarla, di solito la vado a coprire con quello che è una stoffa, però me l'hanno rubata. La nostra. Prendo un altro panetto. L'hanno presi tutti i giorni, anche quando mangi piena, tra impasti, farine.
i miei muscoli. Cioè, però ne abbiamo un po', dai. Ok, sul sale, poi olio. Vado a prendere il lievito, lo vado a far sciogliere. Così. E adesso lo risveglio perché ci dobbiamo ricordare che lui è stato qua a riposare, ok? Nel frattempo si è ammorbidito, elasticizzato, quindi ci aiuterà da questo punto di vista. In questo caso noi l'abbiamo lasciato fermo 6 ore, ok? Scusate, aia. Allora vado a riaccendere, lo risveglio, vedete com'è già elastico, prima era più duro, invece già ora che non gli ho aggiunto nulla è elastico. Vado a risvegliarlo man mano con l'acqua. Lievitazione e maturazione sono due cose completamente differenti che in realtà vanno a braccetto, ma secondo me sono da trattare come due cose completamente diverse. Vado a suddividerle. Cosa vuol dire? In questo momento io mi sto occupando della lievitazione, ok, con un lievito. Vado comunque ad utilizzare una percentuale di farine, ok, che vada a tenermi nel miglior modo possibile per mantenere delle belle bolle, per non scoppiare. Cosa andrò a fare invece per la maturazione? Ovviamente la scelta delle farine è stata anche in base a quello, soprattutto perché voglio che mantenga quello che è la lievitazione il più possibile, ma al contempo voglio una leggerezza. Come faccio a fare questo? Ci vado ad aggiungere il sale, non nell'insieme, lo vado ad aggiungere dopo, perché mi andrà a creare una tatina piccola al di sopra, ancora prima dell'acqua che io ci vado a mettere, per la maglia glutinica. Non mi tengo l'ultimo goccio proprio perché voglio fargli fare questo tipo di scalino. Una volta fatto questo tipo di scalino, cosa vado ad aggiungere? Un tappo. Io voglio che questi ingredienti si tengano, quindi io anche dopo 48 ore voglio comunque non una pallina molla che si lascia andare, ma voglio una bella pallina, ok? Quindi corposa. Come vado ad aggiungere questo tappo? Sempre in maniera naturale, però l'olio ovviamente è un po' come fosse tipo la vasellina per la nostra pelle. Vado a chiudere quello che sono i liquidi all'interno, ok? E aiuta a trattenerli. E appunto andrà a tenere fermi quelli che sono gli ingredienti che noi abbiamo messo precedentemente. Adesso vado in modalità un pochino più veloce perché comunque siamo abbastanza su un'idratazione importante, ok? Devo utilizzare una velocità che sappia andare ad acchiapparmela. Qua siamo sul 75 ancora, poi in inverno pieno carico proprio anche sull'80 perché è proprio una cosa che amo io. Ero la classica ragazzina che rispondeva male, che ce l'aveva con il mondo, ero cattivissima. Però in realtà era una cattiveria data dall'emotività che non riuscivo a tenere dentro di me. C'è stato un certo punto in cui io odiavo andare a scuola, non andavo magari d'accordo con tante persone, soprattutto i professori. Quando si è in quella fase dove si è piccoli non si sa chi voglio essere da grande, oddio, magari non sarò mai nessuno, però voglio comunque avere delle soddisfazioni. Ero in questa fase critica perché è stata criticissima, avevo già perso un anno in realtà perché avevo iniziato al chimico. Però sentivo che dovevo fare qualcosa di diverso, che non era la scuola per me. Allora, finito quell'anno, sono finita al Baldocco, è una scuola che appunto propone una qualifica per quanto riguarda insomma panificazione, dolci, queste cose qua, quindi anche arti bianche. Però lì mi sono innamorata, cioè io ho iniziato ad andare a scuola e non voler più andare via, cioè io sarei rimasta tutto il tempo lì perché era una cosa che proprio mi dava soddisfazione vedere che io finalmente riuscivo a creare qualcosa dalle mie mani.
ok? Quindi ogni volta che sfornavo e le cose mi venivano, ero proprio felice. Finalmente era un po' come fosse nato un fiore dentro di me. E lì allora ho deciso, subito finita la scuola, presa questa qualifica, anche sotto stress e tutto, questa è una cosa che io riesco a fare, cioè proprio mi dà vita. Io gli vado ad aggiungere il sale così, e adesso poi vedete la differenza. E non gli vado ad aggiungere acqua, Non posso essere pizzaiola, oddio, ma sono donna, poi magari faccio un mestiere del genere. Non mi sono nemmeno mai fatto questo pensiero. Io questo pensiero me lo sono fatto dal momento in cui mi è stato detto. Ho iniziato a stare in pizzeria, tra l'altro era anche a vista, e quindi magari i clienti venivano: oddio, ma una pizzaiola donna, ma che strano, ma come mai? Pian piano l'olio adesso mi aiuta anche eventualmente ad amalgamare, a far sciogliere ancora qualche granulo di sale. Però comunque vedete già com'è cambiato, si vede proprio la differenza, che è più liscio comunque rispetto a prima. Non è ancora proprio formato, però c'è proprio una differenza abissale. Questa è una cosa particolare. Adesso io vado ad aggiungere l'olio, inizia a dividersi, a lisciarsi, ma a dividersi. Lo vedrete quasi molliccio. Dal momento in cui finirò di farlo direte: questo è un impasto orribile, è un obbrobrio, ma no, non è così, è solo una facciata. Ma adesso poi vi porterò con me, poi lo farò riposare ancora qualche minuto. Comunque poi lo lascerò riposare da brutto, lo farò reimpastare di nuovo, quindi facciamo un'autolisi però piccolina, un po' come fosse a metà, però importantissima, e vedrete come viene liscio. Non è un metodo che appunto usano, perché sono cose che sto studiando io man mano, facendo, sbagliando soprattutto. L'idea che ho io è quella di creare qualcosa, non di seguire qualcosa. È giusto seguirle, ma la conoscenza non la devi prendere e attaccartela addosso, con la conoscenza devi creare cose nuove, ok? Quella è una cosa importante, io lo dico sempre, non amo leggere perché scrivo in prima persona, ok? Vedete già com'è liscio, com'è mollo. Questo vuol dire che sta venendo benissimo. Comunque l'idratazione, cioè, potete vedere che è alta. Ok, adesso ho finito, io ho aggiunto anche l'olio e lo lasciamo qua ancora un pochino, fino a che poi non lo andremo a tirare su, e lì vedrete proprio la differenza. Vedete che ora è bruttino, se lo guardi dici è orribile, e invece no, poi vedrete come rinasce. È pronto l'impasto. Vado a mettere un po' d'olio, così poi al momento in cui lo dobbiamo staccare si stacca tranquillamente. Attivo, guardate che elasticità, è assurdo. Ok, attivo e faccio di nuovo reimpastare, quindi lo risvegliamo bene. 1, 2, 3. Guardatelo, che bello, vedete com'è? Proprio morbido, sembra quasi una nuvola. E adesso lo vado a staccare. Ora ti guardo, Ok, vai. Eccolo qua. Ok. Poi non è finita. Aspetta, tiriamolo su. Voilà. Altro olio. La parte più importante, perché va massaggiato in un certo modo, con un certo amore. Va trattato bene, va coccolato. Guarda qua, guarda. Lui adesso si forma, si ammorbidisce, si lascia andare, noi lo idratiamo ancora, così. E questi sono proprio tutti i massaggini nervini. Voilà, così. Guardate come liscio, è bellissimo. È proprio a suo agio, no? Vedete che morbido.
Vedo, ci sei. Ah, vedi, di qua scrivo ti vedo. Dopo aver lasciato l'impasto finito, per 7 ore, ci Finito. vediamo domani. Ok, adesso che è pronto, guardate com'è bello, lo giro e lo mettiamo così. Guardate come cade, sempre tranquillo, io non devo andare a prenderlo, strapparlo, devo rispettare quello che sono i suoi tempi. Vedete come si stacca, io non lo devo strappare, perché se no lo agito, non ha senso. E uscirà così, vedete? Bello tranquillo, rilassato. Ha Adesso dormito. ha dormito abbastanza. E adesso possiamo tagliarlo. Gli abbiamo fatto prendere un pochino d'aria qualche minuto, abbiamo aggiunto dell'olio. Guardate adesso come si è compattato, ok? Andiamo a tagliarlo. Vai Sonia. Di solito lei si occupa di tagliarlo, io mi occupo di fare quello che sono le palline. Ecco qui. Mamma mia, mi piace che mollo. Ok. Allora io utilizzo un metodo che non si vede praticamente mai, però in realtà è quello di il metodo da tavolo. Cosa vuol dire? Che la pallina non andrò a scaldarla tra le mani, a girarmela tra le mani, ma andrò a pirlarla da sola. Cosa vuol dire? Che si pirla da sola. Lei è il tavolo, io è come se non ci fossi, quindi non gli passo neanche il mio calore. Vado a stenderla così. Vedete che io in realtà neanche la tocco. Guardate com'è. È liscissima. E queste bolle qua che vedete sono una cosa stupenda, perché vuol dire che noi abbiamo impastato bene, che l'aria si sta creando e non vede l'ora di uscire. Quindi non resta solo che aspettare per poi avere i cassetti e vi faremo vedere le pizze. Ah, Madonna! Voilà, così risulteranno le palline. Quelle che ci fanno girare tutti i giorni. Ci vediamo non prima di 48 ore. Baci. Ciao! Secondo me la digeribilità dipende da più fattori, sia le farine che possiamo utilizzare, perché se vado ad utilizzare prettamente una farina con farina con parte cruscale sicuramente risulterà ad impatto più pesante. Seconda cosa, sicuramente la fase di lievitazione e maturazione, soprattutto la maturazione, perché sempre come abbiamo detto prima sono due cose completamente diverse. Più io faccio una maturazione lunga, più il mio impasto sarà digeribile. Poi dipende dalla tipologia di prodotti. Come dicevo prima, noi siamo molto fissate con la materia prima e di solito cerchiamo sempre di sceglierle al meglio. Spero che poi vediate anche gli altri nostri progettini, appunto delle pizze che ho detto prima che tra un po' usciranno. Sì, faremo delle cose Saranno particolari. uno spettacolo. Scrivete, Certo, venite! pensano che sono più grande di lei. La nostra età. Non lo diciamo, lo scoprirete voi. Commentate sotto i video, vi aspettiamo. Ah, e tra l'altro commentate se volete vedere un video delle pizze che usciranno di là con le farciture al momento. Lui è
sei cattivo. No, non è vero, ultimamente no, all'inizio sì però. Poi si è intenerito, non so cosa gli sia Non successo. potremmo stare senza di lui qua dentro. Per me il regalo più bello della vita è avere con me mia sorella tutti i giorni, avere l'opportunità di crescere insieme, ridere diciamo delle cose passate e creare poi delle strade per ciò che sarà il futuro. Diciamo che io sono la sorella più dolce, invece lei è sempre la strega che mi sgrida, me ne fa di tutti i colori. Io la strega. Eh sì, mi Ma riprendi sempre. No, perché io sono dolce, magari ti dico, Sonia, aspetta, Ma no, io che sono un aggiusto i po' capelli, tu- fredda. No, vabbè, però siamo Dai, ti dolci accompagno. insieme, dai. Siamo dolci. Questo qua è l'impasto. In realtà non siamo neanche nelle 48, ma siamo arrivate alle 56, devo essere sincera. Vedete che comunque è sostenuto, non è spiattellato. C'è un profumo allucinante, questo proprio perché il cereale insieme al tipo di fermentazione che in fase meccanica gli abbiamo iniziato a dare, riesce ad essere contenuta e a sprigionare 1000 profumi diversi. Guardate come mollo. Questo è proprio l'idratazione, però vedete come si mantiene, come è elastico. Questo soprattutto oltre alle farine, alla fase meccanica e anche l'autolisi. Questa ragazzi è una cosa importantissima. Dai. Quello che preferisci Io sugli affettati sono non fissata di più, per me devono essere in un certo modo. Questo è lo speck e soprattutto mi piace la fettina sottile, tanto tanto sottile, soprattutto col crudo. Voilà. Posiziono qua. Ecco, questo è il punto dove io mi preparo tutta la linea durante il giorno e dove appunto vado poi a preparare quelle che sono le pizze, più che altro l'estetica, un po' tutto l'insieme, rotella, piuttosto che forbice, coltello. I coltelli mi piacciono quelli grossi così, non quelli piccoli, nel senso che mai toccare le cose in ugual modo. Prima si tocca una cosa, poi le mani devono essere lavate oppure si tolgono i guanti se si hanno e poi vengono maneggiate altre cose. Questi sono fichi. Le mie pizze sono sempre ricche di emozioni, di ingredienti, di particolarità, di colori. Aspetta che lo sto aprendo malissimo che molle. molle. Vabbè, io sono innamorata dei fichi. È una bufala. Io amo la mozzarella, credimi, ricca proprio di latte, mi piace quando spurga, poi mi piace morderla, piena di sapori. Di solito facciamo un taglio classico oppure a cubetti, anche lì appunto in base all'evento, al formato della pizza. In questo caso qua, visto che è proprio piena di latte, la lascerei così a mia sorella quando va a condire la pizza. Vado ad utilizzare un po' di semola perché amo anche la parte croccante che dà, che rilascia in forno. Ok. Vado a pescare il mio bellissimo panetto. Adoro totale. E vado a stenderlo. Voilà. Adesso ultimamente stiamo lavorando con le pizze sottili perché abbiamo iniziato a cambiare, poi ci saranno anche programmi futuri in cui le pizze usciranno, quelle grandi così, e verranno direttamente condite in sala, quindi proprio cioè, parliamo di cos'è. Sì, ci sarà il taglio del tartufo, il taglio del pata negra, poi avremo le astici, faremo proprio una vera e propria rappresentazione, un po' come noi appunto, artistica. Esatto. Ho proprio bisogno di una base succosa, ok? Quindi in questo caso il succo della mozzarella è perfetto. Per noi anche la pizza, che è anche un modo per passare del tempo insieme alle persone che amiamo. Un giro d'olietto, inforniamo. Purtroppo la palla è piccola, devo cambiare perché l'altra si è rotta. Voilà, cioè guarda che succo. Vado a metterla. Ok. Ok, qua la giro così facciamo un po' una cottura, sai, abbastanza uniforme. A me piace la cottura appunto, come dicevo prima, bella dorata, non bianca, morta. Io se cambio forno
devo aspettare qualche mese perché i primi mesi o le brucio, perché hanno tutti una tempistica diversa, pian piano che ci passi i mesi, ma è tipo quasi come costruire veramente un rapporto, Fagli perché vedere i segni delle litigate, tipo questi. Che siano piene. diciamo che facciamo le nostre battaglie. Bisogna andrà a condire. Sì, su una base così di bufala vado a mettere il crudo, un po' così a modalità rosa. Ok. Fichi freschi, quelli che abbiamo tagliato prima, li vado a inserire qua all'interno delle rose, glassa d'aceto, e la metto in questa modalità così che rimane un pochettino più fine. Extravergine ovviamente, che quello non manca mai, perché a me piace così e lo trovo un pochettino più raffinato. Ecco qua la nostra pizzettina. E andavo a lavorare così nei locali, insomma, che conoscevo. Io ero partita da lì stando in cassa, poi ho iniziato un po' a conoscere le farine, a iniziare a girare impasti dal piccolo, e adesso sono 3 anni che lo faccio. Le persone venivano, sorridevano e poi ritornavano perché c'eravamo noi che gli regalavamo sorrisi, e allo stesso tempo io con loro avevo un riscontro mio personale, nel senso che non potrei non stare con le persone perché ognuna di loro mi dà un qualcosa di diverso. Spero di continuare a farlo. Basta, non riesco, mi sono commosso troppo. Con gli uomini comunque io e lei alla fine sono 2 anni che siamo sole, continueremo a star sole vabbè, perché... allora diciamo che da questo punto di vista probabilmente facciamo più gli uomini noi che loro, nel senso che ma non ci sei mai, ma fermati da me, no, non riesco. Anche con un uomo tu ti vuoi vivere comunque delle cose, ci sei, sì dai andiamo di là, io non posso farlo, ci sei, no. Dormi da me, no, io domani alle 6 ho la sveglia, non posso fermarmi da te. Diciamo cioè, che non si capisce l'intensità di una donna che lavora così, No. di una donna indipendente che fa un certo tipo di sforzo. Se racconti un tuo obiettivo che hai raggiunto, non sono felici per te. Ah, ok, va bene, quindi in realtà non entrano dentro di te. No, io non ho trovato persone che entrano dentro di me, sono sincera, lo dico, per me è così. E infatti questa cosa comunque la soffro. Ci conosciamo dal 13 ottobre dell'anno scorso, le avevo già inquadrate, ma poi ho capito che sono molto più brave, sono circolari anziché quadrate e lavorano benissimo. E poi sono belle. È costante che loro hanno di interrompere la pace del locale. Quando tu passi e senti urla di estasi che arrivano mica dalla cucina. Il lato positivo è che si mangia bene. A noi piace tantissimo la pizza, però chi alla fine dà il verdetto finale reale sono i clienti. Dei clienti piace, quindi vi porto il parere dei clienti ed è buono. Sperimentano molto, hanno capito che il nostro lavoro non è statico, no? Quindi ogni giorno si fa una cosa che è già vecchia nel momento stesso in cui la si fa, no? È un ambiente, la cucina in generale e anche la pizzeria prevalentemente maschile, quindi non è neanche facile a livello umano inserirsi in una cucina come hanno fatto loro. La gestiscono in una maniera che a me personalmente piace tantissimo, però un po' atipica. Devo dire che a loro modo funziona e la fanno funzionare anche per i colleghi. Questo non è detto che valga per tutte le cucine, però qui funziona, quindi è... Bellissimo questo. È stato il regalo del mio compleanno, quindi volevo farlo vedere. No, Nessuno, c'è l'aperitivo autentico. Buonissimo.